Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Ecubalin Ecupharma SRL. Ultimo aggiornamento, 8 marzo 2022. Cos'è Ecubalin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ecubalin durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Ecubalin? Ecubalin è un farmaco a base del principio attivo pregabalin, appartenente alla categoria degli antiepilettici e nello specifico altri antiepilettici. È commercializzato in Italia dall'azienda Ecupharma SRL. Ecubalin può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni: Ecubalin 150 mg 14 capsule rigide, Ecubalin 150 mg 56 capsule rigide, Ecubalin 25 mg 14 capsule rigide, Ecubalin 300 mg 56 capsule rigide, Ecubalin 75 mg 14 capsule rigide, Ecubalin 75 mg 56 capsule rigide. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Ecupharma SRL. Ricetta: RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe A. Principio attivo: pregabalin. Gruppo terapeutico: antiepilettici. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: dolore neuropatico. Ecubalin è indicato per il trattamento del dolore neuropatico periferico e centrale negli adulti. Epilessia. Ecubalin è indicato come terapia aggiuntiva negli adulti con attacchi epilettici parziali in presenza o in assenza di generalizzazione secondaria. Disturbo d'ansia generalizzata. Ecubalin è indicato per il trattamento del disturbo d'ansia generalizzata, GAD, negli adulti. Posologia. La dose varia da 150 a 600 mg al giorno, suddivisa in 2 o 3 somministrazioni. Dolore neuropatico. Il trattamento con pregabalin può essere iniziato alla dose di 150 mg al giorno suddivisa in 2 o 3 somministrazioni. In base alla risposta individuale ed alla tollerabilità del paziente, la dose può essere aumentata a 300 mg al giorno dopo un intervallo da 3 a 7 giorni e, se necessario, può essere aumentata ad una dose massima di 600 mg al giorno dopo un ulteriore intervallo di 7 giorni. Epilessia. Il trattamento con pregabalin può essere iniziato alla dose di 150 mg al giorno suddivisa in 2 o 3 somministrazioni. In base alla risposta individuale ed alla tollerabilità del paziente, dopo 1 settimana la dose può essere aumentato a 300 mg al giorno. La dose massima di 600 mg al giorno può essere raggiunta dopo un'ulteriore settimana. Disturbo d'ansia generalizzata. La dose a 150-600 mg al giorno suddivisa in 2 o 3 somministrazioni. La necessità del trattamento deve essere rivalutata regolarmente. Il trattamento con pregabalin può essere iniziato alla dose di 150 mg al giorno. In base alla risposta individuale del paziente e alla tollerabilità, la dose può essere aumentata a 300 mg al giorno dopo 1 settimana. Dopo un'ulteriore settimana la dose può essere aumentata a 450 mg al giorno. La dose massima di 600 mg al giorno può essere raggiunta dopo un'ulteriore settimana. Sospensione del trattamento con Ecubalin. In accordo all'attuale pratica clinica, se il trattamento con pregabalin dovesse essere sospeso, indipendentemente dall'indicazione, si raccomanda di effettuare la sospensione del trattamento in modo graduale nell'arco di almeno 1 settimana, vedere paragrafi 4 e 4.8. Compromissione renale. Pregabalin viene eliminato dalla circolazione sistemica principalmente mediante escrezione renale sotto forma di farmaco immodificato. Poiché copyright la clearance di pregabalin è direttamente proporzionale alla clearance della creatinina, vedere paragrafo 5.2, la riduzione della dose di pregabalin in pazienti con compromissione della funzionalità renale deve essere personalizzata in base alla clearance della creatinina, CLCR, come indicato nella tabella 1, applicando la seguente formula. CLCR, ml/min, uguale 1,23 x 140, eta, anni, x peso, chilogrammi. Creatinina sierica, AMU/L, x 0,85 per le pazienti donne. Pregabalin viene eliminato in modo efficace dal plasma mediante emodialisi, 50% del farmaco in 4 ore. Per i pazienti sottoposti ad emodialisi, la dose giornaliera di pregabalin deve essere adattata in base alla funzionalità renale.
In aggiunta alla dose giornaliera, un'ulteriore dose di pregabalin deve essere somministrata subito dopo ogni seduta di dialisi della durata di 4 ore, vedere tabella 1. Tabella 1. Adattamento delle dose di pregabalin in base alla funzionalità renale. Clearance della creatinina, CL/CRML/min. Dose totale giornaliera di pregabalin. Regime posologico. Dose iniziale, mg/die. Dose massima, mg/die. A 0 yen 60, 150, 600. Bidotid. A 0 yen 30, 60, 75, 300. Bidotid. A 0 yen 15, 30, 25 a 50, 150. Una volta al giorno BID. 15, 25, 75. Una volta al giorno. Dose supplementare a seguito di emodialisi, mg 25, 100. Dose singola più TID uguale 3 somministrazioni, BID uguale 2 somministrazioni. La dose totale giornaliera, mg/die, deve essere suddivisa come indicato dal regime posologico per ottenere la singola dose prevista in mg più la dose supplementare a una singola dose aggiuntiva. Compromissione epatica. Non ha necessario un adattamento posologico in pazienti con compromissione epatica, vedere paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Ecubalin nei bambini di età inferiore a 12 anni e negli adolescenti, 12-17 anni, non è ancora stata stabilita. I dati attualmente disponibili sono riportati nelle sezioni 4, 8, 5, 1 e 5, 2, ma non è possibile formulare alcuna raccomandazione sulla posologia. Anziani. Nei pazienti anziani può essere necessaria una riduzione della dose di Ecubalin a causa di una riduzione della funzionalità renale, vedere sezione 5, 2. Modo di somministrazione. Ecubalin può essere assunto con o senza cibo. Ecubalin ha solo per uso orale. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Pazienti diabetici. In accordo all'attuale pratica clinica, in alcuni pazienti diabetici che aumentano di peso durante il trattamento con pregabalin può essere necessario modificare la dose dei medicinali ipoglicemizzanti. Reazioni: vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Poiché copyright pregabalin viene principalmente escreto immodificato nelle urine, subisce un metabolismo trascurabile nell'uomo, 2% di una dose si ritrova nelle urine sotto forma di metaboliti, non inibisce il metabolismo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Ecubalin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Ecubalin durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile / contraccezione negli uomini e nelle donne. Poiché copyright non ha ancora conosciuto il rischio potenziale nell'uomo, le donne in età fertile devono utilizzare un metodo di contraccezione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Ecubalin può avere un'influenza minima o moderata sulla capacità di guidare e usare macchinari. Ecubalin può causare capogiri e sonnolenza e pertanto può influenzare la capacità di guidare veicoli o usare macchinari. Si deve consigliare ai pazienti di non guidare, utilizzare macchinari complessi o intraprendere altre attività potenzialmente pericolose fino a quando non sarà noto se questo medicinale influenza la loro capacità di svolgere queste attività. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Il programma clinico di pregabalin ha coinvolto oltre 8.900 pazienti trattati con pregabalin. Di questi pazienti oltre 5.600 sono stati arruolati in studi clinici controllati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Durante la fase di commercializzazione del medicinale, le reazioni avverse PA comunemente osservate quando pregabalin è stato assunto a dosi superiori a quelle raccomandate hanno incluso sonnolenza, stato confusionale, agitazione e irrequietezza. Sono state segnalate anche crisi convulsive. In rare occasioni, sono stati segnalati casi di coma. Trattamento. Il trattamento del sovradosaggio di pregabalin deve includere misure generali di supporto e, se necessario, può includere l'emodialisi, vedere paragrafo 4, 2, tabella 1. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiepilettici, altri antiepilettici. Codice ATC. N03AX16. Il principio attivo pregabalin ha un analogo dell'acido gamma-aminobutirrico, S3-aminometil, 5, acido metilesanoico.
Meccanismo d'azione. Pregabalin si lega alla subunità accessoria, proteina I+2, dei, proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica di pregabalin all'ostea di state assimile nei volontari sani, nei pazienti epilettici in trattamento con medicinali antiepilettici e nei pazienti con dolore cronico. Assorbimento. Pregabalin viene rapidamente assorbito, dati preclinici di sicurezza. Sulla base di studi convenzionali di farmacologia di sicurezza nell'animale, pregabalin è stato ben tollerato alle dosi clinicamente significative. Negli studi di tossicità per somministrazioni ripetute nel ratto e nella, elenco degli eccipienti, contenuto della capsula. Amido pregelatinizzato, talco, e 553B, involucro della capsula. 25 mg capsule rigide, titanio diossido, e 171 gelatina, inchiostro nero, shellac, e 904, ossido di ferro nero, e 172, glicole propilenico, e 1520 farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di cubalina a base di pregabalin sono Aclaton, Algecia, Gabex, Gaviria, Lyrica, Pregabalin Accord, Pregabalin Alter, Pregabalin Aristo, Pregabalin Aurobindo, Pregabalin Doc generici, Pregabalin Egista da Italia, Pregabalin HCS, Pregabalin Milan, Pregabalin Pensa, Pregabalin Sandoz, Capsula, Pregabalin San, Pregabalin Technigen, Pregabalin Teva Italia, Pregabalin Zentiva, Capsula, Prelinca, Regalbax, Utufar. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.